Ciao amici nottambuli! Dopo Roma Violenta e Napoli Violenta, l'ultimo capitolo della trilogia del commissario Betti, cioè Maurizio Merli, titolo Italia a mano armata. Come indica il titolo, l'azione si sposta tra varie città, Milano, Torino e Genova. Uscito il 27 novembre 1976, il precedente Napoli Violenta era uscito qualche mese prima, in estate, ed era stato diretto da Umberto Lenzi. Qui torna in regia Marino Girolami, che qui si firma Franco Martinelli, come nel primo Roma Violenta, ma sinceramente Girolami non fa rimpiangere troppo Lenzi. Lenzi ha sicuramente una regia più dinamica, un montaggio più serrato, ma anche Girolami riesce a fare un action movie molto divertente. Il solito collage di vari episodi di delinquenza, il sequestro di uno scuolabus, tra l'altro già visto nel primo Callaghan, anche se un po' diverso, poi solite rapine in banca, la caccia al criminale, qui Albertelli, cioè John Saxon, e quest'ultimo riuscirà ad incastrare Betti, facendo finire il commissario addirittura in galera. Quindi questo film regala anche qualcosa di originale, e forse anche il momento più divertente della pellicola, con Betti che subirà insulti in genovese da tutti i carcerati e ovviamente rischierà la vita con qualche galeotto pagato per farlo fuori. Belle scene d'azione, inseguimenti sui tetti, con Betti che rischia di cadere nel vuoto, oppure Betti preso in ostaggio dai sequestratori dello scuolabus e buttato giù dall'auto in corsa. Poi tra le altre scene di violenza, da sottolineare Massimo Vanni nel ruolo di Fabbri, uno degli agenti speciali, praticamente fa il soffia, l'informatore. Verrà scoperto dai delinquenti e legato con i piedi al paraurti di un'auto per essere poi trascinato fino a rompersi la testa contro un masso durante una curva. Una scena che ricorda molto il finale di Profondo Rosso dell'anno prima, ma ad essere sinceri, Girolami riesce a girarla con molta più cattiveria rispetto all'originale, nonostante Dario Argento sia il maestro del terrore, quindi insomma ci sono delle scene abbastanza forti, come nella maggior parte di questi film, e sono girate bene. Betti verrà coadiuvato nelle indagini dal commissario Arpino, interpretato da Raymond Pellegrini, nella parte di quello più riflessivo e che vorrebbe andarsene finalmente in pensione. Betti ovviamente è l'esaltato. Da segnalare la presenza di Toniucci nella parte di un ladruncolo e grazie a lui ogni tanto c'è un pizzico di ironia in un film comunque abbastanza drammatico, oltre che d'azione. C'è infatti anche la storia del bambino morto durante il sequestro e nascerà una storiellina d'amore tra sua sorella, interpretata da Mirella D'Angelo, e Betti. La storia d'amore comunque non ruba troppo spazio all'azione. È sicuramente un film di alto livello, non mancano scazzottate, inseguimenti, è molto buono rispetto a tanti polizieschi italiani che ho visto e Girolami secondo me supera il suo Roma Violenta. Questo direi che è il migliore. Poi la storia divisa tra le varie città aiuta anche a dare dinamismo al racconto. Le musiche di Michalizzi sono molto belle, molto incalzanti, il suo solito groove, ma identiche a quelle dei suoi altri polizieschi. Comunque questo stile è il suo marchio di fabbrica. Tra l'altro il tema principale è stato anche usato come sigla d'apertura del programma di Rai 1, Soliti Ignoti, e poi da Tarantino in Grindhouse. Purtroppo, a differenza degli altri due film della saga, questo non è disponibile in DVD. Una mancanza abbastanza grave, ma passa spesso su Iris. Quindi un film consigliatissimo, tra i migliori di Maurizio Merli, ma anche del poliziesco italiano in generale. Assolutamente riuscito. Anche per questa volta è tutto. Se volete iscrivetevi, se no fate come vi pare. Ci sentiamo alla prossima. Ciao amici nottambuli.